E se una delle date più famose della storia, il 1492, si basasse su una bugia, la ricerca di Riccardo Magnani ci porta a riconsiderare tutto quello che credevamo di sapere sulla scoperta delle Americhe e suggerisce che la verità sia stata nascosta deliberatamente. La storia la conosciamo tutti, no? Cioè, ce l'hanno insegnata a scuola ed è quasi una filastrocca, quella di Colombo che salpa, Colombo che arriva e scopre. E questo è il punto di partenza della storia moderna, un evento che ha definito il mondo per come lo vediamo oggi. Ecco, questa è la tesi centrale che andremo ad esplorare. L'idea, cioè sconvolgente, sarebbe che la storia che noi conosciamo non sia la verità, ma una versione creata d'arte da chi aveva il potere di scriverla e che la vera storia, in realtà sia stata molto diversa. Il primo indizio che ci arriva da oggetti che, stando alla storia ufficiale, non dovrebbero esistere. Mappe incredibilmente dettagliate, disegnate decenni o a volte secoli prima che quelle terre venissero scoperte. Questo è l'assunto di base. Il ragionamento è semplice. Senza viaggi non ci possono essere mappe, senza esplorazioni non ci può essere conoscenza geografica. Questo sembra logico, eppure, se diamo un'occhiata a questa tabella, il planisfero di Casalandi del XV secolo non mostra solo le Americhe, ma persino l'Oceania, e questo prima delle esplorazioni di Cook. Ma la cosa più incredibile, quasi pazzesca, sono le mappe di Piri Reis e di Leonardo da Vinci dei primi del Cinquecento. Entrambe mostrano l'Antartide senza la calotta glaciale. Per vedere quelle coste così avrebbero dovuto viaggiare indietro nel tempo di migliaia di anni. E la domanda a questo punto sorge spontanea e mette in crisi tutto. O questi cartografi erano dei veggenti oppure possedevano una conoscenza che, secondo la storia, era semplicemente impossibile da avere nell'epoca in cui quelle mappe vennero realizzate. E se le mappe non bastassero, passiamo al secondo gruppo di indizi. Secondo Riccardo Magnani, la risposta non è solo negli archivi, ma è esposta sotto gli occhi di tutti, nei più grandi musei del mondo, nascosta nei capolavori del Rinascimento. L'idea è che artisti come Piero della Francesca o Pisanello non fossero solo geni con il pennello in mano, ma fossero anche custodi di una conoscenza proibita, una conoscenza che hanno tramandato ai posteri attraverso un linguaggio segreto, quello dell'arte. Prendiamo quest'opera di Piero della Francesca, che a prima vista è una normale scena di preghiera, ma secondo l'autore, Riccardo Magnani, la chiave è nel dettaglio, cioè in quel pannello di marmo alle spalle di Sigismondo Malatesta, quelle che sembrano semplici venature casuali, se osservate con attenzione, ricalcherebbero la forma della penisola della Florida, della baia di Chesapeake e persino dei Grandi Laghi, una mappa del Nord America dipinta ben 41 anni prima del viaggio di Colombo. Ma andiamo ancora più indietro nel tempo, intorno al 1438, nella visione di Sant'Eustachio di Pisanello, l'attenzione va al terreno sotto gli zoccoli del Cervo. Non è un paesaggio qualunque, l'autore ci vede una vera e propria mappa a volo d'uccello del Sud America, con la sua forma inconfondibile, la catena delle Ande e l'area amazzonica. E poi c'è questo indizio, un dettaglio botanico quasi da detective. La Ludwigia peruviana, un fiore che cresce solo in Sud America, eppure è un fiore che ritroviamo in moltissime opere d'arte, stemmi araldici legati a specifiche famiglie dell'epoca. Riccardo Magnani lo interpreta come una sorta di firma, un simbolo segreto per riconoscere chi faceva parte della cerchia di coloro che sapevano. Quindi abbiamo le mappe, l'arte, i simboli, ma la domanda resta: perché nascondere tutto questo e perché inventare la storia della scoperta? Per capirlo dobbiamo guardare alla politica dell'epoca, ad uno scontro feroce tra due visioni del mondo totalmente opposte. Da una parte c'era una fazione dogmatica rappresentata dal papato e dalla Spagna, il cui obiettivo era giustificare un'appropriazione violenta di terre e di popoli. Dall'altra una fazione umanista, guidata da famiglie come i Medici e gli Sforza, che aveva una visione più universale, basata sul dialogo e la conoscenza. I primi hanno scritto la storia ufficiale con la forza, i secondi hanno nascosto la verità nell'arte. La storia ufficiale della scoperta delle Americhe è stata costruita a tavolino e basta guardare le date dei documenti e degli atti giuridici. Già nel 1452 una bolla papale autorizzava la schiavitù.
Subito dopo il ritorno di Colombo nel 1493, un'altra bolla divide il Nuovo Mondo tra Spagna e Portogallo, come se si trattasse della spartizione di una torta. L'anno dopo, il Trattato di Tordesillas formalizza la spartizione. Questi non sono documenti di un'esplorazione, ma sono atti di proprietà. Quindi la narrazione ufficiale della scoperta, il racconto dell'esplorazione, sarebbe solo un'enorme operazione di propaganda a copertura di ciò che è realmente avvenuto, e cioè la deliberazione di una conquista. L'immagine che emerge quindi non è quella di un viaggio avventuroso verso l'ignoto, ma l'atto conclusivo di uno scontro geopolitico durato decenni, dove la posta in gioco era letteralmente il controllo di un intero emisfero. E concludiamo con questa domanda che resta aperta. Se una storia così fondamentale può essere messa in discussione da prove che sono sempre state sotto i nostri occhi, cos'altro del nostro passato si basa su una narrazione costruita? Si basa cioè sulla propaganda invece che sulla realtà dei fatti.